Prepariamo innanzitutto una crema al latte molto semplice e delicata. Ci occorreranno 30 g di maizena o amido di mais e vado ad aggiungere un po' alla volta 400 ml di latte freddo. L'importante è far sciogliere bene l'amido così da non avere grumi. Vado ad aggiungere 100 g di zucchero semolato. Questo è fatto tutto a freddo. Non appena lo zucchero si sarà sciolto, quindi non lo sentirete più sotto le fruste, andremo a portare il tutto sul fuoco fino a che la crema sarà addensata. Serviranno pochi minuti. Se lo desiderate potete aggiungere un po' di vaniglia in bacca o anche la bustina di vanillina oppure un goccio di miele per dargli quel retrogusto particolare. Quando la crema sarà ben addensata la metteremo in un piatto o in un contenitore coperto con pellicola alimentare per farla raffreddare bene. Prepareremo quindi la pasta a biscotto senza lievito. Ci occorreranno innanzitutto 5 uova, aggiungiamo un pizzico di sale. Lavoriamo molto bene con le fruste le uova finché saranno ben montate e spumose. Vedete come sono diventate più chiare le uova? Il trucco per ottenere una pasta a biscotto bella morbida ed elastica è appunto cercare di incorporare quanta più aria possibile durante la lavorazione. Aggiungiamo ora 140 g di zucchero semolato e della buccia di limone grattugiata che ci aiuterà a togliere il sapore delle uova. In alternativa potete anche utilizzare la classica vanillina o dell'estratto di vaniglia. Lavoriamo ancora per qualche minuto, così da far sciogliere bene lo zucchero. Abbandoniamo le fruste e andiamo a setacciare adesso 100 g di farina 00 che andremo a girare con attenzione con un cucchiaio di legno o una spatola in silicone, incorporando per bene tutta la farina. Fate un movimento dal basso verso l'alto per non smontare le uova. Come vedete, quindi non abbiamo usato alcun tipo di lievito. Assicuratevi che tutta la farina sia incorporata. Vedete le bolle d'aria che ogni tanto escono a galla? E il nostro composto è pronto. Andiamo ora a rivestire una leccarda, questa misura 35x30, con della carta forno che io ho bagnato e strizzato per far aderire perfettamente. Versiamo quindi il composto. Livellatelo per bene. Andiamo adesso ad infornarlo a 180 gradi per circa 20 minuti.
Io utilizzo un forno ventilato. Prima di tirarlo fuori controllate che sia cotto con il classico sistema dello stuzzicadenti al centro del dolce per verificare che non esca umido. Ed ecco la nostra pasta biscotto appena sfornata. A questo punto c'è chi consiglia di cospargere con zucchero semolato la superficie. A me sinceramente non piace questo passaggio, restano sempre quei granelli di zucchero un po' fastidiosi. Vado quindi direttamente a coprire con della carta forno bagnata e strizzata. Riprendiamo quindi la pasta biscotto e la andiamo a bagnare con un po' di latte. Regolo giusto un po' i bordi del lato che verrà all'esterno. Gli altri bordi li taglierò poi dopo arrotolato. E vado a stendere la crema che nel frattempo si è ben rassodata. E vado a richiudere il rotolo aiutandomi con la carta forno. Ora posso anche eliminare le estremità. Ho posizionato il rotolo su una grata e concludo decorando con 100 g di cioccolato bianco fuso. Ed ora non ci resta che attendere che il cioccolato si raffreddi di nuovo. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Maggi!